Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Come sapete, quando mi arrivano degli apparecchiettini da provare per voi, io li provo e poi se mi convincono, vi lascio questa recensione, così sapete già dove andate a cascare prima eventualmente di acquistarlo. È arrivato questo mini ponte prova componenti LCR+1 della Finirsi, che fra parentesi io in un video di un anno o due fa ne avevo provato il primo modello, proprio il primo uscito con il firmware vecchio e non mi aveva soddisfatto più di tanto. Però poi quando ho aggiornato il firmware all'ultimo firmware, praticamente dall'1.05 in poi, ora siamo all'1.09, l'apparecchio funziona veramente bene. E io vi volevo far vedere come funziona in questo video, lo proviamo e poi eventualmente vi lascio il link in descrizione a chi gli interessasse e vi faccio vedere anche, già che ci siamo, come fare per aggiornare il firmware con il computer, perché la Finirsi rilascia ogni tanto, abbastanza spesso, dei firmware nuovi. Se vedete come si fa, che è semplicissimo, potete avere sempre come avere l'ultimo modello praticamente. Continuate a guardare questo video e proviamo insieme questo apparecchio. Guardiamo io e voi insieme cosa si combina. Allora, l'apparecchietto è arrivato in questa scatola, messa in un'altra scatola e eccolo qua. Ora lo tiriamo fuori, guardiamo cosa c'è. Io vi avevo già accennato che avevo avuto il primissimo modello che non ero rimasto molto soddisfatto, ma che poi con gli aggiornamenti dei firmware è diventato che funziona perfettamente. Allora, danno l'apparecchio, poi sotto c'è un'altra scatolina e dentro c'ho ancora da aprirla. Comunque, se è come nel mio, quell'altro che comprai, ci sono i cavettini, il manuale, il cavetto di ricarica e che serve anche per fare gli aggiornamenti, i 3 cavettini per misurare ovviamente componenti che non entrano qui dentro, e poi abbiamo una cosa interessante che io personalmente non uso mai, che comunque è questa qui. Si toglie questa cosa qui, si mette questa dalla parte giusta e in questa maniera qui ci possiamo provare direttamente gli SMD sopra. Io non la uso mai, però insomma chi lavora con gli SMD torna molto comodo, perché basta appoggiarli sopra, premerli con la pinzetta e il gioco è fatto. Comunque noi lo proviamo nella maniera classica, chi usa poi gli SMD lo userà in quella maniera lì, che comunque funziona. Io con gli SMD fortunatamente ci lavoro poco. Fortunatamente, perché l'avete visto, i miei sono tutti apparecchi un po' datati, gli SMD non c'erano. Si accende, la versione del firmware lo rispengo, Allora, appare per un attimo, la versione del firmware è quella più vecchia, dopo la aggiorniamo a quella nuova. Questa è la 1.05, mi sembra che l'ultima sia la 1.09. Proviamo qualche componente e vediamo come si comporta questo modello che mi hanno mandato. Iniziamo come prova a misurare un paio di resistenze. Questa qui è 820 kΩ, tolleranza 5%. Spero che lo schermo si veda bene. 832 ohm, ovviamente la tolleranza è normale, rientra perfettamente nella tolleranza, la resistenza ovviamente funziona e ci dice che è stata messa fra il piedino 1 e il piedino 2 dello zoccolo. Questa invece è una resistenza da 220 ohm. E anche questa 221,1 ohm, tolleranza 5%, rientra perfettamente nella tolleranza. Se ovviamente segnasse un valore diverso,
la resistenza sarebbe variata, come alle volte è successo. Proviamo un paio di condensatori e vediamo come si comporta. Allora, questo è un condensatore da 2,2 microfarad. Vediamo se si vede. E adesso tolleranza 10% ovviamente. Eccolo qua, 2,1 microfarad, sicché rientra anche questo nella tolleranza. Il condensatore è a posto. Ci dice anche l'ESR, che ovviamente essendo un condensatore di piccola capacità è un pochino alto, ma è normale. Misuriamo ora un condensatore da 1000 microfarad. E questo è proprio da 1000 microfarad, lo vedete sotto. E diciamo si potrebbe dire qualcosa in toscano, però diciamo è più fortuna, come si dice, ha più fortuna che anima. In realtà fortuna non è la parola giusta, ma insomma in Toscana si dice così, perché difficilmente un elettrolitico da 1000 risulterà essere perfettamente 1000. C'ha un ESR di 0,01 ohm, e sicché diciamo è molto buono. Ora proviamo un condensatore da 100 microfarad, 50 volt, è vecchio, è già stato anche un po' saldato in qualche maniera e vediamo che cosa ci dà. 124 microfarad, rientra tranquillamente nella tolleranza, un 20% di tolleranza, e è messo fra il piedino 2 e il piedino 1 e c'ha 0,08 ohm di ESR, sì che anche questo ovviamente è buono. Proviamo a misurare qualche condensatore, invece un paio di condensatori che non sono molto buoni, e ci mettiamo i terminalini 1 e 2 perché hanno tutte e due i terminali corti. Allora partiamo da questo, vediamo un po' se ci leggo. Questo qui dovrebbe essere 470 microfarad 10 volt, però l'ho smontato perché diciamo non era molto buono, l'ho tolto da un circuito e ora proviamo a misurarlo, vediamo cosa ci dà. Ci dà 162 microfarad, sicché ovviamente è andato, e un ESR che è alto perché 1,5 ohm di ESR, anzi leggevo la riga sbagliata, scusate, è 2,28 ohm di ESR, e per un condensatore diciamo da 470 microfarad sarebbe anche troppo alto. Comunque sia, ce lo dice perché anche la capacità di questo condensatore è avariato. Ora proviamo questo qui, che è vecchio, più che di me, o come me, 250 microfarad, vediamo cosa tira fuori. E questo qui ci dice invece che è 157 microfarad con un SR anche questo alto, però ci dice che non è 250 microfarad, sì che ovviamente anche questo condensatore qui è andato. Non so che capacità poi va a leggere, scritto sicuramente sul manualetto, comunque perché io per capacità grosse uso il ponte LCR. Comunque questo qui è già un condensatore bello grossino da 10.000 microfarad, 16 volt, lo possiamo provare e vedere se lo legge. È 10.300 microfarad, e sicché anche questo diciamo rientra perfettamente nella tolleranza e legge anche condensatori così grandi. Proviamo a leggere ora un induttore. Questo è nominale 100 microhenry e lui mi segna 104,2 microhenry e mi dà un valore resistivo, puramente resistivo, di 0,2 ohm, e anche questo lo legge correttamente.
Proviamo ora a leggere qualche semiconduttore, partiamo dai diodi. Questo è un 1N4007, sicché è un diodo rettificatore classico, vulgaris come si dice, e lo legge correttamente, mi dice dov'è l'anodo, dov'è il catodo, mi dice anche la caduta di tensione, la prima in alto sono 673 millivolt di caduta di tensione e mi dice dove è posto, dov'è il catodo, dov'è l'anodo rispetto allo zoccolo. Proviamo un diodo veloce che mi dovrebbe dare una caduta di tensione più bassa. Questo è un diodo veloce e la caduta di tensione sono 500 millivolt, sicché è più bassa rispetto a un diodo, diciamo, normale. Proviamo ora un paio di diodi LED. Questo è un diodo rosso, sicché ovviamente la tensione di lavoro è più bassa. Vedete che lampeggia, per dirmi che funziona, almeno si vede, 1,83 volt. Se provo un diodo bianco, mi dà una tensione minima di lavoro, vedrete più alta. Di solito i diodi bianchi vanno intorno a 3 volt, 3,3 massimo, e questo mi dà una tensione minima di lavoro di 2,68 volt. Vuol dire che con 2,68 volt già inizia a funzionare. Proviamo un paio di diodi Zener. Questo è un diodo Zener da 7,5 volt nominali. Per provare gli Zener bisogna premere questo tasto e si accende qui, ci viene scritto anche qua, comunque si accende di rosso la scritta Zener e va messo, invece che nella parte sopra, va messo nella parte, nei primi tre terminali del connettore sotto. Infatti 7,33 volt, sicché prossimo ai 7,5. C'è una tolleranza ovviamente anche in tutti i diodi Zener, sicché non è detto che il valore che andrete a leggere sarà proprio il valore di targa, diciamo, del diodo. Ne proviamo un altro, anche questo dovrebbe essere 7,5 volt, è diverso questo, proprio come contenitore e come tipo di Zener. Vediamo cosa ci dice questo. Questo 7,67 volt. Probabilmente sono leggermente diversi anche come valore e segnano, ovviamente lo strumento li legge correttamente per quello che sono. Proviamo qualche altro componente elettronico. Uno si trova un oggetto tipo questo, non sa cos'è, può essere un transistor, può essere un triac, può essere qualsiasi altra cosa, lo mette dentro e lui ci dice invece che è un doppio diodo, praticamente, di quelli che di solito si usano sugli alimentatori switching, e ci dice che il catodo è sul 2 e sull'1 e sul 3 ci sono i due anodi. Proviamo un transistor, diciamo sconosciuto, io lo so cos'è, ma insomma mettiamo che non si sappia, e lui va a leggere che è un NPN, e infatti è un BC337, mi dice che c'ha un guadagno di 193 e c'ha una caduta di tensione fra base emettitore di 585 millivolt. Ne proviamo uno un pochino più vecchio. Questo qui è un BC107, lo vedete dal contenitore che è diverso. Questo era un transistor che si usava tanto negli audio una volta, negli amplificatori audio, e anche questo ha un guadagno di 199, la caduta di tensione 655 millivolt e è funzionante, è una NPN anche questo. Vediamo cosa succede se proviamo una cosa per qualcuno strana, per quelli della mia età non tanto, se proviamo un transistor così. Ora ovviamente chi non lo sa che transistor è, dice come è fatto curioso questo transistor qui. Per quelli che hanno la mia età se le ricordano nelle radio, in amplificatori,
e diciamo compagnia cantante. Eccolo qua, questo qui è un NPN, anche questo, c'ha un guadagno di 151, se però vedete la VBE è molto più bassa, è 102 millivolt, perché questo qui è un transistor al germanio. E i transistor al germanio ovviamente avevano una soglia di conduzione più bassa. Proviamo quest'altro componente. Questo vediamo un po'. La versione vecchia col firmware vecchio non la leggeva, invece qui legge correttamente che è un tiristor, infatti ci viene scritto, è un triac questo qui praticamente. E ci dice ovviamente sullo zoccolo del prova transistor dove sono montati i vari terminali. Un altro componente e poi siamo quasi pronti. Questo è un MOSFET a canale P, ci leggo male ma insomma è a canale P, si vede anche dal disegnino e è funzionante perché ovviamente se mettiamo un componente che non funziona ci dice che è danneggiato o ci dice che è in cortocircuito o altre cose e non ci fa vedere il disegnino. Che fosse aperto, per esempio, il componente ci direbbe questa scritta qui. Ci direbbe o non c'è il componente o è danneggiato. Se fosse in corto ci direbbe che è in corto. Ora proviamo invece un altro MOSFET a canale N questa volta. Infatti ci dice che è a canale N, si vede lo stesso anche dal disegno, ci dice ovviamente che c'è un diodo anche fra drain e source e che è funzionante. Se uno ha dei componenti più grandi che non vuole sforzare gli zoccoli qui dentro, c'entrerebbe lo stesso, ma insomma a quel punto lì prende i connettori che sono in dotazione, li mette nello zoccolino e poi attacca direttamente il componente con i cavettini. E anche qui questo è un transistor NPN, ha un guadagno più basso, è un transistor di potenza è normale e ci dice che è funzionante. Vediamo un po' cosa ci direbbe se mancasse, diciamo, una connessione, per esempio, lo stacco, ne stacco una, o se ci fosse una connessione in corto. Se manca una connessione ce lo riconosce chiaramente come un componente anomalo, come se fosse un diodo, ma se noi sappiamo che è un transistor è chiaro che c'ha una giunzione che non funziona. Se invece avesse, che ne so, fra collettore emettitore, un cortocircuito montato il ponticello uno sopra l'altro in maniera che faccia un cortocircuito, ho messo i cosi in cortocircuito e andiamo a vedere, questo qui ce lo fa vedere, misura la resistenza del cavetto come fosse una resistenza da 0,2 ohm, che è la resistenza diciamo del cavetto, che sono fili fini, sicché ci direbbe che è un componente che non esiste e noi sappiamo invece che deve essere un transistor e ovviamente ci accorgeremo che il componente è in cortocircuito. Io passerei a farvi vedere come si aggiorna il firmware di questo apparecchiettino qui, in maniera che ogni tanto andate a vedere sul sito della Finirsi, se trovate un firmware nuovo lo potete mettere direttamente dentro e avere l'ultima versione aggiornata come faccio io. Sto inquadrando il monitor, magari non si vede tanto bene, comunque sul canale YouTube della Finirsi c'è anche un video che vi fa vedere che è questo, lo cercate e vi fa vedere come aggiornare il firmware ovviamente dello strumentino. Che bisogna fare? Bisogna andare sul sito della Finirsi, finirsi.com, cerchiamo il firmware aggiornato di questo strumento, perché ci sono di tutti gli strumenti, e una volta che l'abbiamo trovato
lo scarichiamo. Una volta che l'abbiamo scaricato ce lo troviamo così praticamente, ce lo troviamo sul computer in questa maniera qui. Qui abbiamo, questo è il video, non è niente, questo qui è il file bin che poi andremo a caricare sopra lo strumento. Lo strumento è sul banco, ora ve lo faccio vedere. Questo è lo strumento, prima di collegarlo alla presa USB va messo in maniera che sia pronto a ricevere il firmware e bisogna premere il tasto Zener e poi test e viene la scritta update. A quel punto lì lo colleghiamo a una presa USB, io l'ho portata qua, lo collego alla mia presa USB e dopo questo qui lo lasciamo lì come sta. Poi andiamo in questa cartella, quando la scompattate la trovate, dovete installare prima i drive, che sono questi qui sopra dove c'è ora la freccina del mouse, c'è scritto drive. Una volta che l'avete installati, fate il doppio clic su quest'icona e vi si apre, ecco giù, ora la sposto, vi si apre questa finestra qui dove vi chiede di selezionare il file bin. Lo scegliete, eccolo qua, praticamente, perché era nella stessa cartella, lo aprite e poi premete update. Dopo vi rinquadro lo strumento e vediamo cosa fa. Tempo poco si aggiorna e si riavvia. Premo update e una volta che ha finito si riavvia e fa tutte, diciamo, le sue cosine. E è pronto. Se io ora lo spengo e lo riavvio, dovrebbe indicare per un attimo che il firmware è l'1.09. 1.09, che l'apparecchio si è aggiornato correttamente. Allora, questo breve video è finito, abbiamo provato insieme questo prova componenti, l'LCR+1 della Finirsi, che si è comportato molto bene. Io come al solito ogni tanto provo le cose perché mi chiedete di provarle, ve lo dico sempre. Vi lascio il link in descrizione per chi volesse acquistarlo scontato e prendere un apparecchio che funziona piuttosto bene e a un prezzo, diciamo, contenuto, sicché il link in descrizione scontato. Io vi saluto e noi ci vediamo come al solito per il video lungo. Ciao a tutti!